Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video parleremo di questi gemelli qui, gemelli ma diversi. Si tratta di due tra gli zaini più venduti di questo famoso brand di abbigliamento sportivo e in particolare del modello Borealis e del modello Borealis Classic. Questi due zaini non sono pensati per un utilizzo specifico, ma sono adatti a diversi tipi di utilizzo, come ad esempio per l'università, per il lavoro, per fare trekking o come nel nostro caso per viaggiare. Ho scelto questi due zaini proprio per viaggiare, infatti se è la prima volta che vedete uno dei miei video, io viaggio esclusivamente zaino in spalla. Tra l'altro ho anche acquistato un trolley diversi anni fa ed è nuovissimo, è bello lì messo nell'armadio e penso che ci rimarrà per un po'. Le aree di confronto tra questi due zaini saranno tre, ovvero dimensioni e volume, materiali e tecnologie, design e comodità. Ma non perdiamo altro tempo, cominciamo con la prima area di confronto, dimensioni e volume. Il Borealis Classic, ovvero questo modello qui, misura 48,3 per 34,3 per uno spessore di circa 19 cm. Ha un volume interno massimo di 29 litri e un peso da vuoto pari a 1200 grammi. Presenta tre tasche principali, una piccolina qui davanti, una anteriore con le varie taschine interne più piccole e una più grande qui dietro con lo spazio per il computer. Le misure del modello Borealis invece sono 49,5 per 30,5 per uno spessore di 16,5. Ha un volume interno massimo di 28 litri e un peso da vuoto di 1050 grammi. Questo modello qui presenta non 3 ma 4 tasche, che sono questa qui davanti molto piccola, quest'altra anteriore con le varie taschine interne classiche dei modelli di North Face, lo scomparto centrale, quello più ampio, e infine la vera differenza è che ha uno scomparto separato per il computer. Infatti qui ci possono stare dei computer leggermente più grandi rispetto al Borealis Classic. Ma adesso faremo subito un test per capire la loro capacità. Come vedete Borealis al momento è pieno e all'interno ci ho messo diverse cose. Qui fuori c'è la borraccia da mezzo litro, qui davanti metto solitamente dei fazzoletti o delle salviette. Apriamo la tasca anteriore dove ho inserito il beauty, un organizzatore di cavi e caricatore del telefono, questo kit d'emergenza, mentre nella tasca principale questo telomare, due sacche, una per le robe sporche e un'altra per andare in giro durante il giorno, qui in fondo un impermeabile comprimibile, qui dietro il mio MacBook e qui all'interno tutti i vestiti con un paio di jeans, 4 magliette intime interne, 5 paia di calzini, 5 paia di mutande e 2 maglioncini, credo sia tutto. E in fondo allo zaino l'infradito. Adesso tutta questa roba qui la metterò all'interno di questo zaino qui e vediamo la differenza. Lì comunque era rimasto un pochino di spazio nella tasca anteriore e anche in quella principale nella parte alta. E adesso vediamo invece qui come va. Mettiamo il computer qui dietro. Chiudiamo. Infradito sotto, vestiti, impermeabile, le due sacchette, il telomare, beauty. Sono costretto a metterlo qui perché come vedete lo spazio è terminato centralmente e davanti la tasca rispetto al Borealis è più piccolina, quindi può mettere esclusivamente questi due accessori qui che è abbastanza stretti. Qui nel Borealis le tasche laterali sono più grandi, però come vedete per il resto è tutto un po' più compresso. Bene, adesso passiamo alla seconda area di confronto, ovvero materiali e tecnologie. Non voglio essere molto tecnico, ma posso dirvi sicuramente che i materiali dei due zaini sono comunque differenti. Il Borealis Classic ha un tessuto esterno in nylon apparentemente duro e impermeabile. Inoltre la presenza di queste copri cerniere può farlo sembrare uno zaino totalmente impermeabile, però sul sito non viene venduto come zaino impermeabile. Quello che posso dirvi è che è in grado di resistere a piogge leggere, quindi fino a un certo punto, oltre al quale conviene utilizzare e coprirlo quindi con un coprizaino impermeabile. Il modello Borealis invece ha un tessuto sempre in nylon ma differente, infatti risulta essere più morbido. In questo caso le cerniere vengono classificate come idrorepellenti, però io non posso confermarvi quanto vi ho appena detto perché non l'ho ancora provato, devo testarlo. La differenza vera in termini di materiale tra questi due zaini qui è soprattutto all'interno. Infatti il Borealis Classic
Ha un tessuto, come vedete, molto sottile e basic, mentre il Borealis ha un tessuto molto più morbido e a doppio strato, soprattutto nella piccola tasca davanti, come vedete è in feltro e quindi ci si può mettere all'interno anche un paio di occhiali senza rovinarlo. Un'altra differenza è nello schienale. Il sistema utilizzato è sempre chiamato Flex Vent, sembrano molto diversi. Il Borealis ha un aspetto un pochettino più morbido e voluminoso, il Borealis Classic un po' più spartano, ma in realtà una volta indossati le differenze non si sentono assolutamente. Anzi, una cosa che mi piace del Borealis Classic è il fatto che gli spallacci sono molto più traspiranti e ti fanno sudare meno di questo qui, che comunque devo ancora provare, ma è evidente che essendo molto più doppio e senza nessun tipo di areazione, con il caldo può far sudare di più. La terza ed ultima area di confronto tra questi due zaini è quella tra design e comodità. Beh, che dire, questi due zaini sono bellissimi, a me piacciono un sacco, infatti li ho scelti per viaggiare nei prossimi mesi. Ho una leggera preferenza a livello estetico per questo modello qui, quindi il Borealis, semplicemente perché mi sembra un pochino più maschile, a differenza del Borealis Classic che ha un design un po' più unisex, ma sono comunque due zaini bellissimi e gli elastici frontali li caratterizzano, li distinguono da qualsiasi altra tipologia di zaino, sono il loro marchio di fabbrica. Riguardo invece la comodità, io con questo ci ho già viaggiato, questo invece devo ancora provarlo in viaggio, però li ho provati comunque in questi giorni in casa, li ho riempiti, addosso sembrano praticamente identici, anche se sono strapieni. Il peso è distribuito molto bene, soprattutto perché entrambi gli zaini hanno sugli spallacci la cinghia toracica e in basso la cinghia che va sui fianchi, che permettono quindi di distribuire molto bene il peso ed essere comodissimi quindi per camminare tanto anche con lo zaino addosso. Trovo sicuramente migliori le due tasche esterne del modello Borealis perché più grandi e capienti, a differenza del Borealis Classic che ha delle tasche in rete più piccole, ma comunque ci sta il necessario. Un'altra differenza importante è la maniglia superiore. Come vedete il Borealis Classic ne ha una molto piccola e scomoda, a differenza del Borealis che ha questa qui più imbottita. Non è una gran differenza, però ad esempio quando siete atterrati col vostro aereo che aspettate di scendere e lo prendete alla maniglia superiore, questa qui quando lo zaino è pieno risulta molto più scomoda. Bene, questi due zaini sono gli zaini che ho scelto per viaggiare in questo 2024. Ho fatto un video dedicato allo zaino The North Face Borealis Classic, vi lascio il link qui in alto e vi invito ad andare a vederlo. Ne farò anche sicuramente uno specifico sul modello Borealis nelle prossime settimane. Nel frattempo spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciate un like per sostenere il canale, se avete delle domande lasciatele nei commenti. Nel prossimo video vi porterò in viaggio con me, quindi iscrivetevi al canale e rimaniamo in contatto. Ciao!